Immagina di vivere in un mondo dove credere in Dio può costarti la vita. È l'inizio del IV secolo. L'impero romano è potente, sterminato, pieno di città, mercati, templi, palazzi. Ma se sei cristiano, sei un sospetto. Basta una preghiera, un simbolo, persino possedere un Vangelo, e rischi l'arresto. Eppure, nel giro di pochi anni, tutto cambia. Nel 313 d.C., a Milano, un editto firmato da due imperatori, Costantino e Licinio, spezza le catene di secoli di persecuzioni e apre le porte a una nuova epoca. Prima di immergerci, mettete mi piace se vi appassiona scoprire come lo Spirito di Dio ha guidato la storia, e fatemi sapere nei commenti. Se foste vissuti in quei tempi, avreste avuto il coraggio di professare apertamente la vostra fede? Chiudi gli occhi e ascolta. Le strade di Roma o di Milano risuonano di voci e carri. L'odore del pane appena sfornato si mescola a quello pungente dell'incenso che sale dai templi pagani. Se sei cristiano però, la tua vita non è tranquilla. Le riunioni si tengono nelle domus ecclesiae, case adattate al culto, stanze trasformate in cappelle, cortili usati per celebrare l'Eucaristia. Dal III secolo in poi, i cristiani hanno potuto perfino costruire edifici dedicati, vere chiese in muratura, semplici ma riconoscibili. Ma tutto questo viene spazzato via nel 303 d.C., con l'ultima e più feroce persecuzione, quella voluta da Diocleziano. I decreti imperiali ordinano la distruzione delle chiese, la consegna e il rogo delle scritture, l'arresto dei vescovi. Lo storico Eusebio racconta che a Nicomedia, capitale orientale dell'impero, la grande chiesa che sorgeva di fronte al palazzo imperiale venne rasa al suolo in un solo giorno. Un segno chiaro: il cristianesimo doveva sparire. Eppure, paradossalmente, più si tentava di spegnere la fede, più essa cresceva. Ed ecco il punto di svolta. Costantino, figlio di Costanzo Cloro, nel 312 deve affrontare il suo rivale Massenzio. Alla vigilia della battaglia di Ponte Milvio, ha una visione che segnerà la storia. Una croce nel cielo, accompagnata dalle parole in hoc signo vinces, con questo segno vincerai. Costantino ordina ai suoi soldati di portare il simbolo cristiano sugli scudi. E vince. Per lui non è solo una vittoria militare, ma un segno divino. Da quel momento, la sua politica verso i cristiani cambia radicalmente. Da perseguitati, diventano protetti. Nel febbraio del 313, Costantino e Licinio si incontrano a Milano. Non è un concilio religioso, ma un incontro politico, durante il matrimonio di Licinio con la sorella di Costantino. Da quell'incontro nasce un documento che passerà alla storia come Editto di Milano, in realtà una lettera imperiale destinata ai governatori delle province. Il contenuto è rivoluzionario. Ogni cittadino è libero di adorare la divinità che preferisce. I cristiani ottengono indietro i loro luoghi di culto e i beni confiscati. Nessuno deve più essere perseguitato a causa della propria fede. Un cambiamento enorme, non più religione tollerata in segreto, ma libertà di culto riconosciuta ufficialmente. Prova a immaginare la gioia delle comunità cristiane. Dopo anni di paura, ora possono celebrare apertamente, ricostruire le chiese distrutte, edificare nuove basiliche. A Roma nasceranno monumenti come San Giovanni in Laterano, la prima basilica cristiana ufficiale, donata da Costantino stesso. Dalle catacombe e dalle case private, la fede cristiana esce finalmente alla luce del sole. L'editto non rende ancora il cristianesimo religione di Stato, questo arriverà solo nel 380 con Teodosio. Ma è la svolta decisiva, il passaggio da religione perseguitata a religione libera. E noi, oggi? Noi possiamo portare una croce al collo, leggere la Bibbia in pubblico, entrare in una chiesa liberamente. A volte ci sembra normale. Ma milioni di cristiani nel mondo vivono ancora sotto minaccia, proprio come accadeva ai primi secoli. L'Editto di Milano è un promemoria. La libertà di fede è un dono prezioso, conquistato con il coraggio e il sangue dei martiri, e confermato da scelte storiche che hanno cambiato il volto dell'umanità. L'Editto di Milano non è solo un atto politico. È un segno che la fede, anche quando viene perseguitata, non può essere annientata. È la prova che la verità del Vangelo trova sempre una strada per emergere. E allora ti lascio con una domanda. Come vivi tu, oggi, la libertà di credere? La dai per scontata? O la trasformi in testimonianza viva? Scrivilo nei commenti. Le vostre riflessioni sono parte del cammino che facciamo insieme qui su Radiante Spirito.